La cosa più sciocca che un negoziatore o chi aspira a diventare tale potesse pensare sta tutta nella convinzione che mantenere ordine in un conto demo, quindi senza alcuna perdita nei vari reports, significhi fare soldi in un account real. Non esiste alcuna connessione fra come si lavora in un account demo e come ci si approccia in un account real. Benché molti siano indotti nel pensare che essere performanti in un account demo lo sia per conseguenza in un account real, è la cosa più sbagliata di cui ci si possa convincere. Tenuto conto che il mercato Forex è un processo stocastico e come tale ha infinite forme, proprio per questa sua caratteristica frattale, il fatto che in un tempo limitato sia in grado di fare bene, nel lungo, proporzionalmente, avremo comunque più probabilità a sfavore. E questo lo si può notare anche dalla maggior parte dei sistemi automatizzati di trading. Funzionano fin tanto che lo scenario di mercato si adatta alle istruzioni in cui sono stati educati. Hanno una struttura statica, non dinamica, quindi non adeguandosi ai cambiamenti inevitabilmente falliscono. E per tale ragione in un periodo in cui ci si approccia al mercato, ciò che potrebbe risultare positivamente non significa che ad un cambio di scenario l'operatore sia in grado di ottenere gli stessi risultati, semplicemente perché il mercato, avendo cambiato scenario all'insaputa di chi è sempre stato convinto di essere in grado di gestire i propri soldi con le demo, inevitabilmente fallisce. Quindi il mio più grande consiglio è di seguire questo pensiero: conti demo devastati, conti reali preservati. Che cosa significa? Che tu non ti devi curare dell'andamento del conto demo. Primo, perché l'abbiamo capito, mi auguro di sì, che un conto demo performante non necessariamente significa fare soldi quando ci si approccia su conti reali. Secondo, se tu sei convinto del contrario, quando ti trovi ad affrontare situazioni avverse di mercato, vivi in maniera reattiva, cioè passiva, gli eventi del mercato, e questo ti porta in uno stato di attesa, ignorando tutte quelle variabili che, se sfruttate sagacemente, potrebbero ribaltare la situazione a tuo favore. E tutto questo pur di non chiudere quelle operazioni in perdita, semplicemente perché tu non vuoi rovinare il balance, l'equity che fino a quell'istante, con tanta dedizione e lavoro, eri riuscito a raggiungere. Insomma, hai fatto bene fino a un certo punto, poi il mercato cambia scenario, ti ritrovi a non essere in grado di gestire quella situazione avversa e ti fermi nell'attesa che il mercato risolva al posto tuo il tuo problema. Ti pietrifichi e nella speranza e attesa ignori tutte quelle informazioni importanti alla tua educazione, alla tua disciplina, pur di non rovinare un report, un portfolio, uno statement. Ma è così difficile rendersi conto di perdere tempo ragionando in questa maniera? Non c'è nessuna relazione al successo fra conto demo e conto real. Il conto demo serve proprio ad abituare la mente nella ricerca di una soluzione in un contesto avverso e non in un ambiente sicuro in cui tu non perdi soldi reali. Nei conti demo non devi lavorare verticalmente sovraperformando l'equity e tentando sempre di migliorarla, ma devi muoverti lateralmente andando a caccia di situazioni avverse in modo tale che, trovando la soluzione, il tuo istinto si abitua a riconoscere quei scenari in cui tu disciplinatamente sei stato abituato a gestire. Ed è chiaro che all'inizio fallirai, devi convivere con il tuo fallimento, non devi aver paura di perdere, di rovinare la tua equity, devi affrontare la perdita affinché tu possa comprenderla. Mi si chiede: ma io come faccio a capire una perdita? Intanto cercando di capire perché hai perso. Qual è l'elemento che ti ha innescato la perdita? Riesci ad individuarlo? Hai capito perché stai perdendo? Secondo step: esiste qualche soluzione? Certo che esiste la soluzione, di certo non mediando, raddoppiando o grigliando, anche perché in GMAT-FX questo approccio è stato disabilitato. Ho cercato in tutti i modi di farvi capire che le fluttuazioni del mercato sono vincolate da relazioni matematiche, altrimenti in GMAT-FX avremmo disallineamenti. Ed è da questo principio che tu devi capire che se una moneta sta perdendo è a causa di qualcun'altra. In quella situazione bisogna indagare, non bisogna affrontare la questione di impulso, perché non è tanto una questione di momentum, ma è una questione di scelta. Le monete, a causa proprio del processo stocastico che ne governa i movimenti, si muoveranno sempre, quindi tu avrai sempre un'occasione per recuperare. Puoi farlo in maniera diretta
oppure in diretta, poco cambia. Hai un'infinità di strumenti per recuperare una perdita, un'infinità di soluzioni in un sistema che viaggia su monorotaia. Non trovare una soluzione significa proprio impegnarsi. Quindi quando si è di fronte ad una perdita non ha senso stare fermo. Se all'inizio non riesci a capire come affrontarla, devi chiudere, perché attendere che il mercato faccia il lavoro sporco al posto tuo ti porta via tempo. Le demo sono fatte per essere devastate, ma devastate secondo un criterio che riassume il tentativo di trarre un vantaggio da ogni situazione. Se non si affronta il periodo di addestramento con questo spirito, nella speranza che se faccio bene la demo sarò un vincente sul mercato, le mie aspettative verranno deluse e dopo un lungo periodo in cui si prova ad essere quello che non si è, perché piuttosto che addestrarsi si va a tentativi, si abbandona. Se vuoi essere quello che vuoi essere, ti devi addestrare. E di certo la disciplina viene trasmessa solo quando tu decidi di affrontare quello che tu ti rifiuti di gestire, lasciando al mercato il compito di trovarti una soluzione tornando ai prezzi in cui tu sei rimasto appeso come un prosciutto. E magari nel fortuito caso in cui questo accade ti convinci di aver fatto bene, e ciò è molto pericoloso perché convince le persone di abilità inesistenti che non si stanno appunto sviluppando. Quindi quando sei di fronte alla GMAT FX devi sfruttare ogni singolo scenario di mercato andando in cerca delle perdite, procacciando le perdite e una volta ottenute imparare a gestirle. Tenerle ferme fa perdere scenari e fa perdere occasioni educative importanti per il tuo stesso approccio. Accusi una perdita, non devi fermarti nell'attesa di rimettere insieme le idee, leccandosi le ferite e lasciando trascorrere giorni. È tempo sprecato, devi andare avanti, devi proseguire, devi stare sul pezzo ogni giorno, ogni ora, devi seguire il mercato, perché nel momento in cui ti fermi perdi le trame del suo movimento. Non bisogna suggestionarsi che una demo devastata preclude il successo e quindi se fallisco sono un perdente, anzi è il contrario, a patto che nel gestirla si applichi disciplina. Le vostre demo sono come per lo scrittore le proprie bozze piene di errori, porche, spiegazzate, disordinate. Siete o volete diventare bravi negoziatori? Quindi più bastonate prendete dal mercato, più acquisirete competenza. Ora, dopo questa lunghissima premessa, mi ritrovo di fronte ad un paio di perdite. Come faccio a tirarmi fuori? Dovreste dirmelo voi nei commenti, però andiamo avanti.